Non sempre serve avere un'intera giornata per fare un'uscita fotografica che porti dei risultati. Spesso basta organizzarsi bene e avere anche poco tempo a disposizione. Oggi qui avevo finito in anticipo un servizio fotografico e a circa 2 ore dal tramonto ho deciso di cambiare velocemente la mia attrezzatura e in macchina andare verso il lago di Massasciucoli, che dista circa una ventina di minuti da casa mia. Sono arrivato al lago con circa una quarantina di minuti in anticipo sul tramonto, quindi un tempo abbastanza lungo per potermi organizzare e trovare la postazione giusta. Il primo filtro che consiglio di comprare per la fotografia paesaggistica, soprattutto quello che non dovrebbe mai mancare nella borsa del fotografo naturalista, è il polarizzatore. Il filtro polarizzatore si usa comunemente nei paesaggi per saturare i colori, aumentare il contrasto, rendere il blu del cielo un blu intenso, ma il filtro polarizzatore ha anche un'altra caratteristica, che è quella di eliminare i riflessi sulle superfici. In questo caso, infatti, lo sto usando proprio per riuscire a tirare fuori la visione di queste piccole alghe che stanno subito sotto la superficie dell'acqua, che a occhio nudo non riesco a vedere perché il riflesso sull'acqua mi impedisce la visione. Dal lago di Massasciucoli si gode anche una bellissima vista sulle Alpi Apuane, in particolare sulla Pagna della Croce, e approfittando della luce calda del tramonto che stava arrivando, ho deciso con il 300 mm di provare a fare un ritratto al monte avvolto dalle nuvole. Mi sono diretto poi verso il capanno perché l'ora del tramonto si stava avvicinando. Un capanno che ho scelto come punto fotografico perché è girato verso ovest e quindi la mia scelta era quella di fotografare il tramonto riflesso sull'acqua del lago. L'acqua era immobile perché il vento era quasi assente e il lago si era trasformato in un enorme specchio. La mia idea era proprio quella, creare un mondo formato da solo cielo, sopra e sotto. Quando si parla di fotografia paesaggistica si pensa quasi esclusivamente al grandangolo, ma in realtà nella fotografia paesaggistica l'obiettivo forse più usato è lo zoom, tipo un 70-200 o un 70-300. Il grandangolo è un ottimo obiettivo per i paesaggi, ma al tempo stesso è anche un obiettivo molto difficile da usare, perché nella sua grande visione include moltissime cose e spesso all'interno di quella visione ci sono tante cose che esulano dal paesaggio e quindi distraggono da quello che realmente vogliamo prendere. Io non sono un grande amante del fotoritocco, a me piace ottenere una fotografia pronta, quasi perfetta già dallo scatto. Ecco perché per la fotografia paesaggistica porto sempre con me un filtro polarizzatore e i filtri graduati all'astra. Un filtro graduato all'astra non è altro che un filtro dove da una parte è totalmente trasparente e poi mano a mano va a scurire. Questo mi permette di poter bilanciare l'esposizione in quelle foto dove, come in questo caso, il cielo è sempre molto più luminoso del terreno. Facendo scorrere il filtro all'astra riesco a bilanciare la foto e in una sola esposizione poter ottenere uno scatto quasi perfetto.
Per spiegarmi meglio sul perché uso i filtri, qui ho fatto la stessa foto senza il filtro e mettendole insieme, lavorandoci anche in post-produzione, quello che si nota è che nella foto con il filtro quello che si riesce a ottenere sia nelle zone chiare che nelle zone scure è una maggiore vista, un maggior dettaglio. Il sole era calato, stavo mettendo via l'attrezzatura quando all'improvviso l'interno del capanno si è colorato totalmente di rosa. Ho guardato fuori dal capanno e ho capito che dovevo subito ritirare fuori l'attrezzatura. La natura trova sempre il modo di stupirmi.